Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Blopress Havas Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento. 31 ottobre 2021. Cosa ha Blopress? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Blopress durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Blopress? Blopress è un farmaco a base del principio attivo candesertancilexetil, appartenente alla categoria degli antagonisti dell'angiotensina ID e nello specifico bloccanti del recettore dell'angiotensina ID, ARBS, non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Havas Pharmaceuticals SRL. Blopress può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Blopress 16 mg 28 compresse, Blopress 32 mg 28 compresse, Blopress 8 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Kepla Pharmaarzneimittel GmbH. Concessionario: Havas Pharmaceuticals SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: candesertancilexetil. Gruppo terapeutico: antagonisti dell'angiotensina ID. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: Blopress è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti, trattamento dell'ipertensione in bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni, il trattamento di pazienti adulti con insufficienza cardiaca e compromissione della funzione sistolica ventricolare sinistra, frazione di eiezione ventricolare sinistra 0,40%, quando gli ACE inibitori non sono tollerati, o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori in pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica, nonostante la terapia ottimale, quando gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non sono tollerati. Vedere paragrafi 4, 2, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Posologia. Dosaggio nell'ipertensione. La dose iniziale raccomandata è la dose abituale di mantenimento di Blopress di 8 mg una volta al giorno. La maggior parte dell'effetto antipertensivo si ottiene entro 4 settimane. In alcuni pazienti in cui la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata, la dose può essere aumentata fino a 16 mg una volta al giorno e fino ad un massimo di 32 mg una volta al giorno. La terapia deve essere adattata in base alla risposta pressoria. Blopress può anche essere somministrato con altri agenti antipertensivi. Vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5, 1. L'aggiunta di idroclorotiazide ha mostrato un effetto antiipertensivo aggiuntivo con varie dosi di Blopress. Anziani. Nessun aggiustamento iniziale del dosaggio è necessario nei pazienti anziani. Pazienti con deplezione del volume intravascolare. Nei pazienti a rischio di ipotensione, quali pazienti con possibile deplezione del volume intravascolare, si può considerare una dose iniziale di 4 mg. Vedere paragrafo 4, 4. Pazienti con compromissione renale. Nei pazienti con compromissione renale la dose iniziale è di 4 mg, inclusi i pazienti in emodialisi. La dose deve essere titolata in base alla risposta. L'esperienza nei pazienti con insufficienza renale molto grave o allo stadio terminale, L-creatinina 15 ml/min, a limitata. Vedere paragrafo 4, 4. Pazienti con compromissione epatica. Si raccomanda una dose iniziale di 4 mg una volta al giorno in pazienti con compromissione epatica di grado lieve e moderato. La dose può essere adattata in base alla risposta. Blopress controindicato in pazienti con compromissione epatica grave/o colestasi. Vedere paragrafi 4, 3 e 5, 2.
pazienti di razza nera. L'effetto antipertensivo di Candesertana è meno evidente nei pazienti di razza nera rispetto ai pazienti di razza non nera. Pertanto, un incremento dei dosaggi di Blopress e l'aggiunta di una terapia concomitante possono essere più frequentemente necessari per il controllo della pressione arteriosa nei pazienti di razza nera rispetto a quelli di razza non nera. Vedere paragrafo 5, 1. Popolazione pediatrica. Bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni. La dose iniziale raccomandata a 4 mg una volta al giorno. Per pazienti di peso 50 kg. Nei pazienti la cui pressione sanguigna non è adeguatamente controllata, la dose può essere aumentata fino ad un massimo di 8 mg una volta al giorno. Per pazienti di peso a 0,50 kg. Nei pazienti la cui pressione sanguigna non è adeguatamente controllata, la dose può essere aumentata a 8 mg una volta al giorno e successivamente a 16 mg una volta al giorno se necessario. Vedere paragrafo 5, 1. Dosi superiori ai 32 mg non sono state studiate nei pazienti pediatrici. La maggior parte dell'effetto antipertensivo si ottiene entro 4 settimane. Per bambini con possibile deplezione del volume intravascolare, per esempio pazienti trattati con diuretici, in particolare quelli con funzione renale compromessa, il trattamento con Blopress deve essere iniziato sotto stretta supervisione medica e deve essere considerata una dose iniziale più bassa rispetto alla suddetta dose iniziale generale. Vedere paragrafo 4, 4. Blopress non è stato studiato nei bambini con tasso di filtrazione glomerulare inferiore a 30 ml/min/1,73 m2. Vedere paragrafo 4, 4. Pazienti pediatrici di razza nera. L'effetto antipertensivo di Candesertana è meno evidente in pazienti di razza nera rispetto ai pazienti di razza non nera. Vedere paragrafo 5, 1. Bambini di età al di sotto di 1 anno e fino a 6 anni. La sicurezza e l'efficacia nei bambini di età da 1 a 6 anni non è stata stabilita. I dati attualmente disponibili sono descritti nel paragrafo 5, 1, ma non può essere data nessuna raccomandazione sulla posologia. Blopress è controindicato in bambini di età al di sotto di 1 anno. Vedere paragrafo 4, 3. Posologia nello scompenso cardiaco. La dose usuale iniziale raccomandata di Blopress a 4 mg una volta al giorno. La titolazione fino alla dose target di 32 mg una volta al giorno, dose massima, o fino alla dose più elevata tollerata è effettuata raddoppiando la dose ad intervalli di almeno 2 settimane. Vedere paragrafo 4, 4. La valutazione di pazienti con scompenso cardiaco deve sempre prevedere il monitoraggio della funzione renale, inclusa la creatininemia e la potassiemia. Blopress può essere somministrato con altri trattamenti per lo scompenso cardiaco, inclusi gli ACE inibitori, i beta bloccanti, i diuretici e i digitalici o una combinazione di questi medicinali. Blopress può essere somministrato contemporaneamente a un ACE inibitore in pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica, nonostante la terapia standard ottimale per l'insufficienza cardiaca quando gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi non sono tollerati. La combinazione di un ACE inibitore, un diuretico risparmiatore di potassio, esaspironolactone e Blopress non è raccomandata e deve essere considerata solo dopo attenta valutazione dei potenziali benefici e rischi. Vedere paragrafi 4, 4, 4, 8 e 5, 1. Popolazioni speciali di pazienti. Nessun aggiustamento iniziale del dosaggio è necessario nei pazienti anziani o nei pazienti con deplezione del volume intravascolare, compromissione renale o compromissione epatica da lieve a moderata. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Blopress nei bambini dalla nascita ai 18 anni non sono state accertate nel trattamento dello scompenso cardiaco. Non ci sono dati disponibili. Metodo di somministrazione. Uso orale. Blopress deve essere somministrato una volta al giorno indipendentemente dall'assunzione di cibo. La biodisponibilità di Candesertan non è influenzata dal cibo. Controindicazioni. Ipersensibilità a Candesertan Cilaxetil ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Secondo e terzo trimestre di gravidanza. Vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6.
Grave compromissione epatica e barra o colestasi. Bambini di età inferiore ad 1 anno, vedere paragrafo 5, 3. L'uso concomitante di Blopres con medicinali contenenti alischirena controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, GFR. 60 ml/min/1, 73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RAS. Esiste l'evidenza che l'uso concomitante di ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina I o alischirene aumenta il rischio di ipotensione, iperpotassiemia e riduzione della funzionalità. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I composti che sono stati sperimentati negli studi di farmacocinetica clinica includono idroclorotiazide, varfarin, digossina, contraccettivi orali, etinilestradiolo-levonorgestrel, glibenclamide, nifedipina ed enalapril. Non sono state identificate interazioni farmacocinetiche clinicamente rilevanti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Blopres insieme ad altri farmaci come Eurosrasilez, Ctaeuro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Blopres durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Blopres durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso degli antagonisti del recettore dell'angiotensina I, AIRA, non ha raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza. Vedere paragrafo 4, 4. L'uso degli AIRA controindicato durante il secondo VED, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di candesertan sulla capacità di guidare ed usare macchinari. Comunque si deve tenere in considerazione che occasionalmente si possono verificare capogiri o affaticamento durante il trattamento con Blopres. Effetti indesiderati. Trattamento dell'ipertensione. Negli studi clinici controllati le reazioni avverse sono state lievi e transitorie. L'incidenza totale degli eventi avversi non ha mostrato alcuna correlazione con la dose o l'età. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Sulla base delle considerazioni farmacologiche, la manifestazione principale da sovradosaggio dovrebbe essere ipotensione sintomatica e capogiro. Nelle segnalazioni individuali di sovradosaggio, fino a 672 mg di candesertan cilexatil, nell'adulto, la guarigione del paziente avviene senza conseguenze. Modalità di intervento in caso di sovradosaggio. Se dovesse insorgere ipotensione sintomatica, si deve istituire un trattamento sintomatico e monitorare le funzioni vitali. Il paziente deve essere posto in posizione supina con le gambe sollevate. Se questo non fosse sufficiente, il volume plasmatico deve essere incrementato tramite infusione, per esempio, di soluzione salina isotonica. Prodotti medicinali simpaticomimetici possono essere somministrati nel caso in cui le misure summenzionate fossero insufficienti. Candesertan non viene rimosso tramite emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti dell'angiotensina I, non associati, codice ATC. C09K06. Meccanismo d'azione. L'angiotensina I è l'ormone vasoattivo principale del sistema renina-angiotensina-aldosterone e gioca un ruolo nella fisiopatologia dell'ipertensione, scompenso cardiaco, proprietà farmacocinetiche, assorbimento e distribuzione. A seguito di somministrazione orale, candesertan cilexatil viene convertito nella sostanza attiva candesertan. La biodisponibilità assoluta di candesertan è approssimativamente del 40% dopo somministrazione di una soluzione. Dati preclinici di sicurezza. Non è stata osservata alcuna tossicità sistemica anomala o a livello degli organi bersaglio a dosi clinicamente rilevanti.
In studi preclinici di sicurezza Candesertan ha avuto effetti sui reni e, elenco degli eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol. In aggiunta le compresse da 8 mg, 16 mg e 32 mg contengono ossido di ferro rosso e 172. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Blopress a base di Candesertan Cilexetil sono: Candesertan Alter, Candesertan Eurobindo, Candesertan Doc generici, Candesertan EG, Candesertan HCS, Candesertan Milan Pharma, Candesertan Pensa, Candesertan Sandoz, Candesertan Teva Italia, Candesertan Zentiva, Flortitens, Ratacand. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.